in collaborazione con NordVPN. Cosa vi viene in mente se vi dico Svizzera? Molti di voi penseranno al cioccolato, uno dei prodotti più golosi e più ghiotti della Confederazione Elvetica, o magari al famoso formaggio che una volta si chiamava Emmental e da diversi anni si chiama Emmentaler. Ricordate, Emmentaler, non sbagliate. Oppure potrebbe venirvi in mente la precisione meccanica e quindi gli orologi, la grande industria manifatturiera di precisione svizzera. Oppure magari il turismo, perché d'altronde la Svizzera è una terra molto bella. Ma credo che molti di voi, pensando alla Svizzera, abbiano pensato solo una cosa: le banche svizzere, un'istituzione, una autentica fortuna non solo per la Confederazione Elvetica, ma per tantissime persone all'interno di questo globo. Per quale motivo? Beh, perché le banche svizzere hanno sempre garantito, da un lato, la capacità di raccogliere grandi fortune incrementandole, tenendole al riparo da qualunque rischio e garantendo ai sottoscrittori, a chi aveva aperto il conto corrente o eventualmente oltre al conto anche la cassetta di sicurezza, di far fruttare quei soldi. Dall'altro l'assoluta segretezza, una riservatezza massima, un modus operandi che solo negli ultimi 15 anni è stato incrinato da alcuni accordi internazionali che hanno rivisto in parte la proverbiale segretezza degli istituti di credito elvetici. Perché oggi parliamo di Svizzera? Perché all'interno di quelle banche sono transitati per decenni tanti preziosi, fondi in oro, in valuta pregiata. E da dove venivano? Da un po' tutta Europa. Arrivavano dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, qualcosina anche dall'Italia, dalla Francia, dai Paesi Bassi, ma principalmente dal defunto Reich millenario nazista. Fondi che avevano tre diverse provenienze. Da un lato erano beni razziati, pensate, i depositi aurei delle grandi banche nazionali degli stati conquistati dal nazismo durante la seconda guerra mondiale. Da un lato ancora erano beni privati, alcuni conferiti volontariamente, spesso da maggiorenti dell'establishment nazista, oppure da rifugiati, da persone che cercavano di mettersi in salvo e che per garantirsi un esilio sostenibile depositavano nelle banche tutti i loro averi. E infine dal commercio, perché da un certo momento in avanti la Germania nazista ha barattato l'oro proprio anche degli stati sconfitti con valuta pregiata, il tutto per acquistare le materie prime di cui aveva bisogno per lo sforzo bellico. Questa è la storia dell'oro nazista e questa è la storia dell'oro nazista attraverso le banche svizzere. È una storia difficile da raccontare, è una storia delicata da raccontare, a qualcuno probabilmente non piacerà, però va detta, va raccontata, va spiegata. Quanto sono importanti i segreti, quanto è fondamentale proteggere la documentazione? Beh, ne parleremo nel corso del video odierno, ma chi se ne occupa tutti i giorni sono i nostri amici e partner di NordVPN, che non propongono una semplice VPN. Infatti, oltre a bloccare la pubblicità, vi mettono al riparo da siti pericolosi, vi danno notifiche istantanee se la vostra mail, ad esempio, finisce nel dark web assieme ai vostri dati personali e vi garantisce una sicurezza ovunque vi troviate, che siate al vostro computer fisso in ufficio, al laptop, con lo smartphone o anche con il tablet. Un servizio eccezionale anche per chi viaggia e da oggi, acquistando uno dei piani biennali di NordVPN, potete ottenere uno sconto esclusivo di 4 mesi extra e la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. La nostra storia inizia alla metà degli anni 30, quando in Svizzera arrivano due tedeschi. A un occhio distratto sembrerebbero dei commessi viaggiatori, delle persone come tante altre, lavoratori che per motivi di lavoro devono recarsi ora in una città, ora in un'altra. Ma quei due tedeschi non sono commessi viaggiatori, sono agenti della Gestapo, la Geheime Staatspolizei, la polizia segreta, fondata da Göring e poi sottratta al controllo di Göring perché inserita nel Reich Sicherheit Hauptamt.
Abbiamo già parlato di tutto questo, anche del suo tetrocomandante Heinrich Müller, uno dei grandi scomparsi alla fine della seconda guerra mondiale, giudicato e condannato in contumacia a Norimberga, perché questi due agenti sono stati mandati dalla Gestapo. Quando Hitler prende il potere in Germania, e lo fa tutto sommato in maniera legale, vincendo le elezioni, ottenendo dal presidente Paul von Hindenburg il permesso di formare il proprio governo, lo abbiamo visto in un recente video, buona parte della fortuna della Germania, la fortuna dei privati, era già migrata altrove. Potenza semplicemente della crisi, della Grande Depressione. Alla fine degli anni 20 l'economia mondiale conosce uno shock pesante. È famosa la scena degli ex milionari di Wall Street che si suicidano buttandosi dalle finestre dei grattacieli, oppure chi non ha il coraggio di uccidersi si ritrova dopo qualche giorno senza più il becco di un quattrino a vendere le cassette di mele lungo i marciapiedi della metropoli newyorkese. La grande crisi brucia grandi patrimoni, ma prima ancora in Germania chi aveva disponibilità non è rimasto con le mani in mano. Alcuni avevano investito, avevano messo soldi buoni nell'economia, convinti di poter ripartire dopo la Grande Guerra. Altri, specie dopo l'occupazione francese della Ruhr, una mossa dettata dalla volontà di costringere la Germania a pagare i debiti di guerra, aveva preferito esportare altrove la propria ricchezza, mantenendo solo quello che bastava all'ordinaria amministrazione per vivere e per mandare avanti le proprie imprese. Quei due agenti della Gestapo sono stati mandati in Svizzera a investigare, a controllare se nelle banche svizzere, come da tempo si sospetta a Berlino, siano depositati fondi ingenti di cittadini tedeschi, anche appartenenti al partito, soprattutto appartenenti al partito. L'indagine di quei due agenti dura un annetto, sono molto efficienti. Uno dei due è un contabile e riesce a ricostruire una parte del flusso di denaro che ha abbandonato la Germania negli anni precedenti. L'altro usa metodi diversi, riesce semplicemente a farsi amiche, se capite cosa intendo, alcune impiegate delle banche elvetiche, e andandoci a letto riesce anche a capire le varie identità dei clienti. Tornati a Berlino, i due agenti fanno un rapporto colposo che finisce in Prinz Albrechtstrasse, la sede centrale della Gestapo. Da lì vengono redatti gli identikit dei tedeschi definiti traditori a livello economico, quelli che hanno portato altrove i loro soldi, rintracciati uno dopo l'altro, vengono messi alle strette, perché d'altronde lo Stato nazista è uno Stato di polizia, è uno Stato in cui le forze dell'ordine, più che mantenere l'ordine, esercitano il potere in maniera coercitiva nei confronti della popolazione per compiacere l'esecutivo. Questi cittadini, una volta rintracciati, vengono convocati, messi sotto torchio e convinti con le cattive a fornire le chiavi d'accesso ai conti cifrati. Per gli svizzeri è uno shock vedere questi correntisti, accompagnati da persone che mai avevano conosciuto, andare negli istituti di credito e uno dopo l'altro svuotare i conti correnti o addirittura chiuderli per sempre, portando via il contante o i gioielli nel caso delle cassette di sicurezza. Questo provoca negli svizzeri la necessità di cambiare registro, cambiare metodo. Da quel momento in avanti la segretezza delle banche compie un passo ulteriore, si arriva ai conti segreti. Per aprire un conto corrente una banca svizzera con relativa cassetta di sicurezza non servono più documenti da depositare. Una volta aperto il conto, al correntista vengono consegnate delle lettere firmate dal direttore della filiale, redatte su una carta con una particolare filigrana non falsificabile, e le chiavi materiali di accesso al conto e alle cassette di sicurezza. Perché tutto questo? Perché da quel momento in avanti chiunque voglia accedere ai conti e alle cassette di sicurezza dovrà semplicemente presentarsi con lettera e chiave assieme, senza dichiarare la propria identità. Massimo riservo e soprattutto nessun imbarazzo per le banche. Questa mossa spiatta la Germania. Nel frattempo la Gestapo, come detto, esce dal controllo di Göring e passa sotto il controllo del Reichssicherheitshauptamt, ma passa anche ad altri ruoli. Lo spionaggio estero viene affidato a un personaggio che abbiamo già incontrato nelle nostre storie, un uomo di nome Walter Schellenberg, l'autore del Ratto di Venlo. È lui che va a dirigere il sesto ufficio del Reichssicherheitshauptamt, l'SD
Ausland, il servizio di sicurezza esterno. Questo servizio di sicurezza si occupa anche di inventariare tutti i preziosi che sono stati esportati. Nel frattempo, lo Stato tedesco ha altre preoccupazioni, perché già con l'Anschluss dell'Austria, la Germania incamera in maniera consistente nuove riserve auree, riserve che però non vengono dichiarate nella loro interezza. La Germania gioca sporco, dichiara meno di quanto effettivamente abbia nelle proprie riserve, cambia le carte in tavola, falsifica i bilanci, si direbbe oggi, sottostima le proprie riserve di 40 milioni di dollari, generando qualche perplessità all'interno della Banca d'Inghilterra che all'epoca sovrintendeva agli scambi aurei in tutto il mondo. Ci si domanda dove siano finiti 40 milioni di dollari in lingotti d'oro. Lo si scoprirà solo molti anni dopo. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non ci sono più solo i soldi della Germania e dell'Austria. Ci sono i fondi polacchi che vengono incamerati dalla Germania e poi il tesoro della Banca d'Olanda e successivamente quello della Banca Centrale Jugoslava. Tutti soldi, tutti lingotti che finiscono nelle disponibilità del Reich tedesco. Nel frattempo migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di privati cittadini, non solo tedeschi, cercano una via di fuga. Sono ebrei ma non solo. In Polonia si calcola che siano almeno 200.000 i cittadini polacchi, alcuni di fede cattolica, altri di fede ebraica, che esportano quanto possibile delle proprie ricchezze per crearsi un cuscinetto, un po' per corrompere il nuovo padrone nazista e un po' per garantirsi il sostentamento dopo la fuga. E dove vengono depositati questi soldi? Nella banca più sicura del mondo, la Banca Nazionale Svizzera, la BNS, la stessa banca in cui i nazisti inviano i lingotti. Tutti quei lingotti che vengono trafugati dall'Europa, più quelli austriaci e quelli tedeschi, finiscono in larga parte lì, alla BNS, ma non per un deposito, per un baratto, per un commercio, perché la Germania ha un bisogno disperato di acquistare materie prime. La Germania ha una economia molto forte a partire dagli anni 30. Conosce una sorta di boom economico. Le sue imprese, soprattutto di metallurgia pesante e di chimica, fatturano moltissimo, invadono il mercato, ottengono forti ordinativi, soprattutto dallo Stato, perché è in ballo il riarmo. E quando scoppia la guerra, gli ordinativi militari la fanno da padrone, ma per avere la possibilità di pagare questi ordini occorre disporre di moneta e non basta il Reichsmark, soprattutto quando si tratta di trattare con l'estero per acquistare dei materiali pregiati. Il Portogallo e la Turchia, ad esempio, hanno delle forti imprese metallurgiche che possono rifornire la Germania di metallo prezioso per la costruzione di cannoni e di munizioni. La Svezia, a sua volta, è una grande produttrice di ferro. È uno dei motivi per cui la Germania attacca militarmente la Danimarca e la Norvegia, per garantire l'afflusso costante di rifornimenti ferrosi dalla Svezia. Ma tutto questo va pagato e per pagarlo la Germania trova due metodi. Uno l'abbiamo già visto, è l'operazione Bernhard, la falsificazione di moneta pregiata, cioè sterline inizialmente e poi i dollari. L'altra è la decisione di barattare i lingotti, soprattutto delle banche nazionali razziate negli altri stati, con moneta pregiata con cui pagare questi commerci proibiti. Secondo i calcoli svolti, la BNS avrebbe ricevuto nel periodo bellico qualcosa come 440 milioni di dollari in lingotti. Al cambio odierno, perché bisogna calcolare la svalutazione, si tratta di qualcosa come 8 miliardi di dollari. Di questi 440 milioni, quasi il 75%, 316 milioni per l'esattezza, pari a 5,8 miliardi al cambio attuale, arrivavano da fonti saccheggiate. Quindi non erano lingotti tedeschi e austriaci, arrivavano dagli altri paesi razziati. Quei soldi vengono depositati nei conti tedeschi, mentre la BNS vede i suoi forzieri riempirsi a poco di lingotti, tanti lingotti. Ci sono anche altri lingotti che a poco vengono depositati, ma arrivano da un'altra fonte sempre tedesca. La fonte è uno dei due dipartimenti centrali delle SS. Non è il Reichssicherheitsamt, non è l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, è l'ufficio economico delle SS, perché le SS sono anche un enorme apparato di produzione e di arricchimento. Potendo utilizzare i prigionieri dei campi come schiavi per le proprie imprese o noleggiati letteralmente
ad altri gruppi industriali. Le SS incabrano autentiche fortune, ma non basta, perché lo sfruttamento passa a 3 fasi. La prima fase è quella della spoliazione diretta, all'arresto oppure all'arrivo al campo, quando i prigionieri vengono privati di tutto ciò che hanno di valore. Certo, i prigionieri di guerra, i soldati sovietici o i polacchi hanno ben poco, hanno praticamente nulla. Ma soprattutto gli ebrei in quel periodo, quelli dell'Europa centrale, viaggiavano portandosi appresso nelle valigie quante più ricchezze potessero portare via con loro. Tutto ciò viene inventariato alla discesa dei treni con i carri bestiame e spedito a Berlino, o per essere riutilizzato, è il caso per esempio delle scarpe, oppure per un nuovo utilizzo. I beni preziosi, come ad esempio i candelabri in argento, vengono fusi e si ricavano lingotti. La valuta pregiata viene immediatamente utilizzata. La seconda fase è quella dello sfruttamento vero e proprio del prigioniero, che diventa uno schiavo e genera profitto, tanto profitto. A seconda che siano degli operai specializzati o non specializzati, le aziende pagano un tot di Reichsmark alla direzione economica del Reich, che non corrisponde nulla al prigioniero. Anzi, a momenti non gli dà neanche di che vivere, nel senso che il vitto, oltre a essere scarno, non è sufficiente a mantenere in vita una persona costretta a lavorare a ritmi massacranti, ma a livello economico è uno sfruttamento che dà grandi risultati. Poi c'è la terza fase, dopo la morte. I cadaveri subiscono un'ultima spoliazione. Squadre di dentisti rimuovono i punti in oro che vengono fusi e vengono ricavati altri lingotti, anche questi depositati nelle banche svizzere o a Tangeri o a Beirut. Sono i fondi privati delle SS. Vengono anche rasati i capelli alle vittime. Dai capelli si ricava feltro industriale per stivali o per altre indumenti per il freddo. Le SS cercano addirittura di studiare dei metodi per trasformare le ossa in fertilizzante e il grasso umano in sapone, ma non andranno molto lontano. Sono procedimenti che vengono giudicati troppo costosi e antieconomici. Noi possiamo solo dire che erano disgustosi e inumani. Da tutto ciò, lo Stato tedesco, lo Stato nazista e le SS traggono un enorme profitto che depositano sempre in quelle banche che vedono arrivare questi carichi di lingotti contestualmente alle istruzioni, o depositarli per farne sempre un uso pronto, o scambiarli per avere valuta pregiata da spendere immediatamente, ad esempio in Portogallo per comprare tungsteno, metallo fondamentale per gli armamenti. Alcuni di questi lingotti, secondo dei rapporti, sarebbero finiti addirittura nelle banche del Vaticano, qualcosa come 350 milioni di franchi svizzeri, tutti in oro. Molti di questi sarebbero stati confiscati dalle autorità britanniche al confine tra l'Austria e la Svizzera durante degli spostamenti. La sorpresa era stata molto grande per i soldati inglesi quando avevano scoperto che quei lingotti erano compresi in un saldo di un conto cifrato con la stampigliatura del Vaticano. Semplicemente quei fondi servivano come cuscinetto per nuove operazioni. A partire dal 1944 l'establishment nazista comincia a non farsi più illusioni sull'andamento della guerra. In molti capiscono che la guerra è destinata a essere perduta e che il sogno di Hitler è solo un incubo. In molti decidono di prepararsi una seconda vita, nuova identità, nuova destinazione dove andare a vivere, ma c'è bisogno di oro, di soldi, di un cuscinetto appunto su cui appoggiare queste aspirazioni. Questo cuscinetto è rappresentato da quei lingotti in argento e in oro strappati letteralmente ai prigionieri dei campi di concentramento, anche ai loro denti, oppure da altri fondi razziati in giro per l'Europa, o ancora da quelli sequestrati ad alcuni imprenditori tedeschi, o in misura minore, messi a disposizione dagli stessi imprenditori tedeschi spaventati dalla possibilità che questi fondi venissero sequestrati assieme alle loro aziende dagli alleati vincitori. Con questo sistema, tanti gerarchi nazisti trovano una via di fuga sicura verso sud, ma ne parleremo in un altro video dedicato all'operazione Odessa. Il sud diventa il Mediterraneo, l'Italia da cui si parte per il Portogallo, per la Spagna, per il Medio Oriente, per il Sud America. Qui quei soldi vengono utilizzati per mettere in piedi nuove imprese. Più delle volte sono filiali di imprese tedesche già esistenti. Nascono le multinazionali tedesche, con filiali a Buenos Aires, ad Asunción, a Rio, oppure a Madrid o a Lisbona. Servono per mettere al riparo le aziende tedesche dai sequestri, servono
per creare nuove identità e nuovi posti di lavoro ai nazisti in fuga. Ma a quel punto inizia un'altra questione, la questione della riservatezza bancaria. Fino a che punto dei funzionari di banca possono opporre il segreto bancario per impedire una piena indagine su cosa sia avvenuto durante la guerra anche attraverso le loro banche? È un interrogativo che ci sono posti in molti, sia tra gli storici che tra i giornalisti e ovviamente anche tra chi ha investigato sulla fine di quei fondi non sempre trasparenti. Bisogna dire che la Svizzera, a partire dal 1946, ha intavolato delle trattative riservate per chiamarsi fuori da qualunque scandalo. La prima trattativa è quella col governo americano. Viene apposta una firma a Washington su un accordo. La Svizzera nel 1946 acconsente a pagare in tranche 250 milioni di franchi svizzeri per contribuire alla ricostruzione dell'Europa. In cambio, perché è un accordo e quindi prevede qualcosa da tutte e due le parti, gli alleati avrebbero rinunciato a eventuali pretese di indagine sulla Banca Nazionale Svizzera, sulle sue attività durante la guerra, sulla reale entità dell'oro nazista trafugato e passato per quei cavò. Questo accordo diventa operativo con quella che viene chiamata la buona volontà degli svizzeri di contribuire a sanare le ferite dell'Europa dopo la guerra. Ma è un accordo in realtà diabolico. Si decide da un lato di chiudere gli occhi e dall'altro di non dire nulla. Questo vale per l'Occidente. E per gli stati al di là della cortina di ferro? Anche per questo c'è un altro accordo, ancora più diabolico. Arriva nel 1949, quando la Svizzera firma un trattato con la Polonia, ormai entrata nell'orbita di Mosca, per scambiare i conti bancari svizzeri dei depositanti polacchi, cattolici o ebrei non faceva differenza, con risarcimenti per l'avvenuta nazionalizzazione in Polonia di beni di proprietà svizzera. Quei conti correnti però non erano svizzeri, erano appunto di depositanti polacchi, la cui identità era stata presunta scomparsa durante la guerra. Non importava che fossero magari sopravvissuti i coniugi o i figli o comunque degli eredi dei titolari di quei conti. Quei soldi erano stati utilizzati come merce di scambio di un accordo tra stati per compensare rispettive perdite. Un accordo disgustoso, scoperto solo molti anni dopo, causando un imbarazzo internazionale. Secondo i ricercatori americani, anche gli Stati Uniti erano al corrente di queste trattative, ma fecero finta di nulla, perché all'interno di una definizione speculare del mondo, ormai destinato a essere diviso in due blocchi, est e ovest, un accordo di questo genere non poteva far altro che coprire le magagne dell'una e dell'altra parte, compensando gli imbarazzi. E gli eredi? Gli eredi erano destinati semplicemente all'oblio, a non prendere nulla, a essere beffati nuovamente, dopo aver perso tutto. A partire dal 1995, cioè la bellezza di 50 anni dopo la fine della guerra, diverse organizzazioni ebraiche hanno cercato di rientrare in possesso almeno di parte dei beni depositati dagli ebrei nelle banche svizzere. Tutto ciò ha portato a cause legali e successivamente a degli accordi extragiudiziari necessari a evitare le tensioni diplomatiche tra la Svizzera e gli altri stati, perché il grande problema del segreto bancario è che dietro di esso si può celare qualunque cosa. Lo si sarebbe visto qualche anno dopo, a partire dall'11 settembre del 2001, con la compilazione dei famosi stati canaglia, gli stati che magari non indirettamente, ma con metodi come anche il segreto bancario, contribuiscono ad alimentare e proteggere il terrorismo internazionale. Da quel momento in avanti la Svizzera ha dovuto cedere parte del proprio segreto, cominciare a parlare con degli interlocutori per sanare delle posizioni in precedenza mai oggetto di dialogo, figurarsi di trattativa. Oggi sono passati tanti anni dalla fine della guerra, eppure l'imbarazzo dell'oro nazista, transitato per le banche svizzere, ma anche la Banca del Vaticano, le banche spagnole, le banche libanesi, produce un'eco ancora viva. Per quel metallo luccicante, l'oro, si è sempre ucciso, si sono compiute le peggiori nefandezze, eppure non ci si è fermati nemmeno un attimo a riflettere, nonostante la mostruosità dell'Olocausto, qualcosa come 14 milioni di persone uccise nei campi, dagli Einsatzgruppen, nei pogrom, alla spicciolata. Tutto ciò ha dato una nuova chiave di lettura della vicenda umana.
una chiave di mostruosità, accompagnata da un'altra mostruosità, quella definita dalla cupidigia. Il nazismo non è stata solo una tragedia a livello politico, militare ed etnico, è stata anche una tragedia a livello economico, con la sua capacità di imporsi con la violenza, razziando tutto il possibile, ottenendo con la forza le proprietà altrui, sino all'ultimo centesimo, anche dai morti. E l'ultimo pensiero che si può rivolgere a una simile questione è che com'è possibile che nessuno nel corso dei decenni, dal 1945 fino al 1995, si sia domandato da dove provenissero quei lingotti con l'aquila nazista stampigliata sopra, depositati nei caveau di Zurigo, di Berna, di Ginevra, di Lugano, di Tangeri, di Madrid o di Beirut. Com'è possibile? Eppure è avvenuto. E finché non sono stati trovati degli accordi, tutti quegli lingotti sono rimasti lì, come depositi segreti, come mistero inconfessabile o come fondi a disposizione per chi aveva commesso la più atroce delle beffe, riuscire a sganciarsi, a non pagare il conto per ciò che aveva fatto, godendosi le ricchezze sottratte in maniera fraudolenta, alla faccia anche del senso di giustizia.